Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con lo spostamento delle nostre cartelle all'interno del cloud personale. Mi sono accorto però in fase di test sullo spostamento delle nostre cartelle che in realtà non sta funzionando nel modo corretto. Non solo non sta funzionando lo spostamento delle nostre cartelle, ma neanche la cancellazione delle nostre cartelle. Quindi oggi in realtà non andremo a vedere l'unzip dei nostri archivi all'interno del nostro cloud, magari lo vedremo alla prossima videoguida, ma ci concentreremo sul perfezionamento della cancellazione delle cartelle selezionate e anche lo spostamento delle cartelle. Vi faccio notare come nella precedente videoguida abbiamo creato una cartella test con al suo interno un file e una sottocartella vuota, e per il momento apparentemente lo script sembra funzionare correttamente. Quindi allo spostamento, come vedete, viene cancellata la cartella test dalla cartella privata, ma e viene spostato tutto il suo contenuto all'interno della cartella CSS. Ma ho notato che qualora per esempio la sottocartella all'interno della cartella test abbia al suo interno un ulteriore file, mettiamo per esempio il file ask.png, e cerchiamo di spostare nuovamente la cartella test, come vedete in questo caso non sta funzionando il nostro script, o meglio, in privata viene spostata la cartella test e viene ricostruito tutto il suo contenuto. Quindi abbiamo il file add.png, la sottocartella, e all'interno della sottocartella troviamo il file che abbiamo appena caricato, ma all'interno della cartella CSS, come vedete, è ancora presente la cartella test. La apriamo, sono spariti i file PNG, come vedete è presente soltanto la sottocartella e al suo interno non c'è più il file che abbiamo appena caricato. Quindi innanzitutto andiamo a verificare nel nostro script tramite un echo quello che viene insomma cercato di cancellare all'interno del ciclo for each. Quindi andiamo a commentare la ricostruzione della cartella, quindi la creazione della cartella principale. Poi all'interno del ciclo for each, se un file abbiamo appurato che sta funzionando correttamente, quindi commentiamo sia la copia che la cancellazione del file. Altrimenti, se si tratta di una cartella, quindi commentiamo la creazione della cartella al suo interno e anche la cancellazione. Bene, e per finire commentiamo la cancellazione della variabile getFrom, quindi della cartella principale. E all'interno dell'else, quindi se si tratta di una cartella, gli diciamo if getFrom è diverso da getTo, invece di andare a cancellare $file facciamo un echo di $file con un BR. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, all'interno della cartella CSS eliminiamo la cartella test e spostiamo nuovamente la cartella test all'interno della cartella CSS. Perfetto, e come vedete è stato stampato il percorso della cartella da andare a cancellare. Quindi dovrà andare a cancellare la cartella privata test e poi la cartella privata test sottocartella. Quindi in realtà gli stiamo dicendo di andare prima a cancellare con il ciclo for each la cartella test e poi il contenuto della cartella test.
quindi la cartella sotto cartella. In realtà, facendo così, ovviamente la funzione rmdir non produrrà ovviamente un risultato positivo, perché la funzione rmdir in PHP, per poter funzionare, non deve avere ulteriori dati al suo interno. Mi spiego meglio. Quindi, se noi stiamo in questo caso cercando di cancellare la cartella test con rmdir, la funzione non andrà a cancellarla perché al suo interno è presente la sottocartella. Quindi in realtà, per la cancellazione ricorsiva delle nostre cartelle, dovremmo andare prima a cancellare sottocartella e quindi svuotare la cartella test, e per finire andare a cancellare la cartella test. Quindi quello che possiamo fare ad ogni ciclo for each, quindi se si tratta di una cartella e il percorso di origine è diverso dal percorso di destinazione, invece di andare qua a cancellare la cartella, andiamo a inserire all'interno di un array, che lo chiamiamo cart, il nostro percorso, quindi la variabile file. Bene, e una volta concluso il ciclo for each, e quindi eliminato e copiato tutti i file, ricostruito il percorso delle nostre cartelle, rieseguiamo il ciclo for each, in questo caso sull'array cart, quindi for each $cart as id cartella precetta $c cartella, diamo un nome forfettario, ci stampiamo, ecco, $c br, e testiamo il risultato. Quindi salviamo, F5, riselezioniamo la cartella test, la spostiamo all'interno della cartella CSS e come vedete non è cambiato nulla. Quindi abbiamo semplicemente copiato i nostri percorsi all'interno dell'array cart. Ora quello che dobbiamo fare in realtà è invertire la posizione in modo che sotto cartella venga cancellato prima della cartella test. Per fare questo dobbiamo andare a riordinare il nostro array cart tramite una funzione in PHP che vada a riordinarci i dati in base all'indice del nostro array. Quindi cerchiamo le funzioni, quindi sort array PHP dal sito phpnet, e vediamo di individuare quella che fa il caso nostro. Allora noi dobbiamo ordinare ovviamente il nostro array per la chiave, quindi l'indice del nostro array. Quindi dovremmo utilizzare la funzione, scusate, keysort, e ce ne sono di due tipi. Una va a ordinare i dati in ordine decrescente, quindi keysort, e l'altra keysort invece in valore ascendente. Quindi dovremmo in realtà utilizzare questa keysort, che è supportata ovviamente anche da PHP 8, e come vedete anche dall'esempio che riporta PHPNet, qua viene definito un array, la chiamata frutta, l'array, e ha inserito come valori il limone, l'arancio, la banana e la mela, e ha come indici, come vedete, dato delle lettere. Ovviamente noi qua stiamo utilizzando i numeri, mentre qua utilizza le lettere. Quindi al limone gli ha dato l'indice D, all'arancio l'indice A, alla banana l'indice B,
e alla mela l'indice C. Poi richiama la funzione KRSort e gli passa direttamente in ingresso l'array, quindi non viene il risultato assegnato a un ulteriore array, e poi fa un ciclo for each e ci stampa la chiave, quindi l'indice e il valore, e come vedete va a ordinare, questo è il risultato, ci va a ordinare il nostro array frutta, ordinando l'array per indice decrescente, quindi parte dalla D, C, B, A, e ovviamente troviamo i valori di riferimento in base all'indice. Bene, quindi questa è la funzione che fa al caso nostro, e quindi prima della stampa, quindi prima del ciclo for each, dovremo dirgli semplicemente KRSort e gli passiamo il nostro array cart. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo la cartella test e la rilasciamo all'interno della cartella CSS, e come vedete ora a video abbiamo prima sottocartella e poi test. Perfetto, quindi abbiamo riprodotto graficamente ciò che ci eravamo proposti. Quindi qua all'interno del ciclo for each gli diremo rmdir $C. Bene, ora ripristiniamo tutte le altre funzioni, tranne questa ovviamente che andava a fare l'rmdir su $file, e andiamo a testare lo spostamento della cartella. Quindi premiamo F5, selezioniamo la cartella test che come abbiamo detto al suo interno ha la sottocartella con un ulteriore file al suo interno, e vediamo se va a cancellarci anche dalla root privata la cartella test. Quindi la spostiamo all'interno della cartella CSS, e come vedete ora non è più presente all'interno della cartella privata, ma è stata spostata correttamente all'interno della cartella test. Ora all'interno della sottocartella creiamo una ulteriore sottocartella 2 la chiamiamo, al suo interno carichiamo un ulteriore file. Bene, e testiamo nuovamente lo spostamento. Spostiamo la cartella test all'interno della cartella privata, e come vedete è stata spostata correttamente la cartella test. La apriamo ed abbiamo ricostruito completamente il suo contenuto. Bene, ora andiamo a cancellare la cartella test tramite il pulsante cancella cartella, diamo conferma, e come vedete non è stata assolutamente cancellata la cartella test. La apriamo e al suo interno, come vedete, sono rimaste soltanto le cartelle, quindi va a comportarsi come per lo spostamento. Ora vi faccio notare che per doverla cancellare dobbiamo in realtà procedere a step, quindi andare a cancellare il contenuto di test e per finire cancellare la cartella test. Bene, quindi come abbiamo fatto per lo spostamento, anche per la cancellazione all'interno del ciclo for each, qua non andiamo a cancellare direttamente tramite rmdir la variabile file, ma la associamo alla variabile cartella, e poi dobbiamo, come abbiamo fatto prima, ordinare il nostro array e rieseguire il ciclo for each. Quindi
al di fuori qua del ciclo for each, ordiniamo il nostro array e eseguiamo la cancellazione per ogni cartella. Quindi salviamo, ricostruiamo la cartella test, quindi creiamo la cartella test, al suo interno carichiamo il file add, poi creiamo una sottocartella, al suo interno carichiamo un altro file e poi, visto che ci siamo, un'ulteriore sottocartella con all'interno un ulteriore file. Bene, quindi ci spostiamo all'interno della root privata, eliminiamo la cartella test, diamo conferma e come vedete ora al clic sulla nostra selezione è stata cancellata correttamente la cartella test. Perfetto, ora dovremo essere a posto per quanto riguarda la cancellazione ricorsiva delle nostre cartelle, sia per quanto riguarda lo spostamento che la cancellazione ordinaria, sia col pulsante che con il delete multiplo. Ovviamente tutte queste piccole modifiche e tutti questi errori si possono verificare soltanto in fase di utilizzo, ed è stato un puro caso che abbia effettuato una creazione di una sottocartella e quindi mi si è accorto che non andava ricorsivamente a cancellarle correttamente. Avrei potuto anche in realtà pregarmene, però ho insomma preferito effettuare questa piccola modifica e mostrarvi anche il problema che generava l'errore. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, non vi dico neanche di commentare perché tanto non commenterà nessuno. Vi rimando alla prossima puntata dove ci concentreremo sull'unzip delle nostre cartelle, quindi nello specifico caricheremo un file zip e inseriremo in quel caso il pulsante che ci permetterà di effettuare l'unzip del nostro file e quindi ricostruire la cartella all'interno del nostro cloud.